Oggi andremo a vedere insieme quali sono le migliori impostazioni da usare sott'acqua con la GoPro. Per farlo userò una Hero 10, ma questi consigli sono validi anche per gli altri modelli di GoPro. Per prima cosa partiamo dalla risoluzione. Come sempre vi consiglio di usare la massima risoluzione disponibile, ma per le riprese sott'acqua è più importante che i video siano a rallentatore. Quindi partiamo come minimo dai 50-60 fps. Pertanto sulla Hero 10 selezionerò 5K 60 fps, ma per avere la migliore resa dovreste anche utilizzare i 120 fps, quindi potreste mixare alcune clip a 60 fps ed altre a 120 fps. In questo caso quindi sulla Hero 10 imposto 5K 60 fps e 4K 120 fps. Sulla Hero 9 ad esempio userò sempre il massimo della risoluzione e frame rate disponibili, quindi 4K 60 fps e 2.7K 120 fps. Infatti se vediamo un video alla velocità normale, in questo caso a 30 fps, capiremo che gli slow motion si adattano meglio a questo tipo di riprese. Il campo visivo deve essere impostato su Super View o ampio. Sott'acqua infatti le riprese sembreranno più zoomate, quindi conviene usare campi visivi molto ampi. Ad esempio con il campo visivo lineare le riprese saranno troppo strette, quindi potreste alternare fra la modalità wide e Super View in base a quello che dovete inquadrare. Per la stabilizzazione vi consiglio la massima disponibile, in modo da avere riprese molto stabili. Infatti sott'acqua farete molti più movimenti rispetto alle riprese in superficie, quindi serve tutto l'aiuto disponibile per stabilizzare il filmato. Successivamente parliamo del bitrate. Sulle Hero 9 e Hero 10 non ho mai visto differenze degne di nota fra il bitrate standard e quello alto. In ogni caso, se fate molta post produzione per le riprese ad alti frame rate, potrebbe convenire usare il bitrate alto, ma la differenza è molto marginale. Magari chissà, con i prossimi modelli GoPro la situazione cambierà. L'otturatore lasciatelo in automatico e la compensazione dell'esposizione dovete impostarla a meno 0,5 o addirittura a meno 1. Il 90% delle volte la uso a meno 0,5 che è il miglior compromesso, ma alcune volte, soprattutto quando la sabbia bianca riflette il sole, abbasso anche a meno 1, però in determinate circostanze potrebbe risultare una ripresa più buia, quindi impostando meno 0,5 andrete sul sicuro, evitando che la GoPro sovraesponga il vostro video. Il bilanciamento del bianco lasciatelo in automatico, infatti varia tantissimo anche in base al tipo di acqua ed alle condizioni atmosferiche. Devo dire che gli ultimi modelli GoPro fanno un eccellente lavoro sott'acqua con la gestione dei colori. Per l'ISO, come sempre, impostate ISO minimo 100 e ISO massimo 400. Solo se fate delle immersioni molto profonde, quindi avete bisogno di più luce, potreste optare per ISO 800 come massimo, ma ne conseguirà una perdita di qualità. Parlando di nitidezza, vi consiglio di impostare media, che è il giusto compromesso per chi fa post produzione ed anche per chi non la fa. Personalmente però sulle riprese a 120 fps preferisco impostare una nitidezza bassa, perché la Hero 10 la elabora in modo diverso e quindi a nitidezza media alcune volte mi sembra eccessiva. L'importante comunque è non impostare la nitidezza alta. Per quanto riguarda il colore, impostate piatto se fate post produzione, e vi consiglio di farla in modo da avere più spazio di manovra nella correzione del colore. Dopo aver visto le impostazioni principali vi do alcuni consigli utili per le riprese sott'acqua, e nel frattempo se il video vi sta piacendo vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Prima di tutto avete bisogno di giornate soleggiate, ma soprattutto di acqua pulita, perché se proverete a registrare in un'acqua che non è molto limpida le riprese verranno male. Successivamente vi converrà usare un supporto galleggiante come questo per evitare di perdere la GoPro. Non dimenticate anche di fare movimenti lenti e costanti in modo da avere una ripresa fluida e piacevole da guardare. Infatti è proprio questa la chiave per ottenere delle belle riprese subacquee, e quindi sfruttando la stabilizzazione al massimo ed i video rallentati avrete già fatto il lavoro più grosso. Ma chiaramente è molto importante anche la correzione del colore in post produzione per ottenere il massimo dalle vostre riprese. Dato che sott'acqua non userete molte funzioni, sarà utile risparmiare batteria disattivando i comandi vocali per poi disattivare anche la connessione wireless, dato che sott'acqua sarà totalmente inutile. E lo stesso vale per il GPS. Per quanto riguarda invece la luminosità del display, conviene tenerla alta, ma comunque se la impostate intorno all'85% dovreste avere un ottimo compromesso. Inoltre in descrizione troverete l'elenco di tutte le impostazioni di cui abbiamo parlato in questo video. Infine vi converrà bloccare lo schermo della GoPro in modo da evitare cambi di impostazioni indesiderati, ma una volta bloccato il display non si potranno cambiare impostazioni
impostazioni, ma non temete perché se guardate il video qui a sinistra scoprirete come modificare i settaggi senza usare il touchscreen della GoPro. Qui a destra invece potrete vedere se vi conviene usare la GoPro con o senza scafandro. E per il video di oggi è tutto.